Al di fuori della bolla di questo canale, io noto che esiste tanta ignoranza, inteso come non conoscenza in buona fede, delle differenze fra introversione, timidezza, riservatezza e le categorie, diciamo, più scientifiche associabili a questi termini. Se da una parte è vero che all'introversione esistono varie categorie associabili, sicuramente una di queste è l'autismo, ma il problema è che l'autismo, nella concezione popolare, è associata ad un comportamento che noi sappiamo rientrare in una minoranza, che però ha più visibilità ed è più facilmente ricordabile. Poi c'è anche un problema più tecnico, puramente divulgativo, che se noi andiamo a cercare spettro autistico, anche proprio a livello di fonti ufficiali, troviamo un disturbo, che poeticamente la si può interpretare quanto si vuole, ma è negativo, e molto più difficilmente noi troviamo fonti di prima mano che parlano di funzionamento. Qui parlo di fonti di prima mano perché questo articolo si riferisce all'ICD, che è appunto la fonte primaria, ed è essenzialmente una traduzione del tomo di 852 pagine europeo. Poi c'è anche quello americano di nome DSM. Io ho fatto presente in varie occasioni che io non ho assolutamente problemi a creare e sostenere relazioni con persone simili a me, ma invece ce li ho con i cosiddetti neurotipici. Tra l'altro è il motivo per cui ho creato questa pagina e l'app che vedi in oggetto nella pagina. Però capisci che una persona che magari fa una ricerca per la prima volta e legge questa cosa può farsi veramente tante interpretazioni. Quindi questa è la prima caratteristica essenziale. Poi abbiamo i modelli di comportamento assorbenti. Ribadisco che se vuoi la fonte di prima mano, tu semplicemente cerchi su Google questo e ti manda all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ti riporta questo PDF enorme che però è in inglese. Però se uno clicca qui trova essenzialmente, forse con qualche sbavatura di traduzione, quello che trovi anche nell'articolo che ti ho fatto vedere abbastanza rapidamente. Io ti faccio notare che se io all'interno di questo articolo cerco, lo puoi vedere in basso a sinistra, autistic functioning, non trova niente, al di là dell'errore di battitura. Questo perché, come dice anche qualcuno, si tratta di termini nuovi che non rientrano ancora nei manuali ufficiali. Poi vabbè, magari è scritto in altre maniere e non così, perché se noi cerchiamo functioning lo troviamo in altri contesti. E questa sottigliezza enorme è una tesi, se vogliamo, collegata al video precedente sul fatto che lo spettro autistico non si scopre ma si inventa.